Perché dovreste leggere Il fabbricante di lacrime? Giovanissimi e non sono stati letteralmente conquistati dal fabbricante di lacrime. Romanzo fortunato, anche sui social e sul BookTok dove ha riscosso un enorme successo, questo libro ha rappresentato un vero e proprio caso mediatico. Fabbricante di lacrime, trama. Ci troviamo in una piccola città del Minnesota, qui ci vive Nika, la protagonista, una ragazzina bionda con un mare di lentiggini e gli occhi cristallini, ma anche un'infinita dolcezza. Purtroppo la ragazza ha avuto un trascorso sfortunato che l'ha portata a crescere nel Grave, un lugubre e spettrale orfanotrofio dove storie e leggende sinistre aleggiano nell'aria. Tra queste storie sgradevoli e spaventose, c'è anche quella del fabbricante di lacrime. Stando alla storia, quest'uomo pallido e solitario, sempre vestito di nero, vive in un mondo dove nessuno ha più la capacità di piangere. Un mondo sterile, privo di emozioni, dove solo lui, il fabbricante, è in grado di realizzare lacrime, e di metterle poi negli occhi di chi si rivolge a lui chiedendogli aiuto. Ma le lacrime nate dagli occhi glaciali del fabbricante sono lacrime logore e tristi, cariche di malinconia, tristezza, paura e persino angoscia. Dopo averci svelato la figura misteriosa del fabbricante e dopo esserci affezionata a Nika, la storia inizia a scorrere. La ragazza, ormai 17enne, viene adottata dalla famiglia Milligan, insieme a Rigel. Lui è un ragazzino furbo e scaltro, cresciuto anche lui al Grave. Tra i due non c'è particolare amicizia. Rigel, sebbene attratto dalla dolcezza e dalla bellezza di Nika, non perde occasione per essere brusco nei suoi confronti. Ma tra i due c'è grande attrazione, e pian piano tutti i muri e le barriere di entrambi inevitabilmente crollano. Iniziano ad aprirsi e conoscersi, e al tempo stesso a crescere. Faranno nuove amicizie, come con Mickey e Billy, lasciandosi alle spalle la solitudine di cui sono sempre stati vittime. Ovviamente tra Nika e Rigel scocca un amore puro, ma il passato è sempre in agguato per mandare a monte tutte le loro fatiche e travolgere di nuovo nel baratro le loro vite. Fabbricante di lacrime, i personaggi. I personaggi rivestono un ruolo cruciale per il successo del romanzo. Sono tutti perfettamente caratterizzati, e la loro storia ci viene svelata pian piano, attraverso l'utilizzo di flashback e racconti. L'autrice ha la capacità di scavare negli animi delle sue creazioni, restituendoci un ritratto fedele e incredibile delle stesse. Nella storia i personaggi si susseguono e ci incantano. Nika è la protagonista, e incarna la dolcezza e la nobiltà d'animo. Semplice e quasi comune, con i suoi occhi sa ammaliare tutti, trasparenti e cristallini tanto da perdercisi dentro. Chi è Rigel? Il classico prototipo del bad boy, tormentato e rude ma bellissimo, quasi come un fotomodello. In realtà è solo un ragazzino che deve affrontare la sofferenza e la tristezza legate all'abbandono. Questo lo porta ad essere poco amichevole con chiunque, diffidente, chiuso. Soltanto quando suona il piano Rigel è veramente se stesso, e se sei affascinare tutti. È afflitto da un disturbo che lo accompagna sin dall'infanzia, che non fa che accrescere la sua disperazione. Che malattia è Rigel? Leggete il libro per scoprirlo. Nika e Rigel, così diversi ma con tanto in comune, scopriranno di essere due pezzi di un puzzle che combacia perfettamente. Poi ci sono i personaggi secondari, ovvero Mickey, Billy e Adelina, amiche di Nika e interessate a Rigel. C'è poi Lionel, che impazzisce per Nika, e il piccolo Klaus, il gatto di casa Milligan, giocherellone ma scorbutico. E ovviamente non possiamo non citare il fabbricante di lacrime, colui che dà il titolo al libro. Figura immaginaria e fantastica prima, si scoprirà poi che è tanto reale quanto le nostre emozioni. Allerta spoiler. Il fabbricante è in ognuno di noi, alberga nel nostro cuore, è quell'esperienza, quella cosa o quella persona che ci fa provare un sentimento così intenso da portarci alle lacrime. Senza difese e senza possibilità di resistere o mentire. Il fabbricante di lacrime diventa un film. C'è poco da stupirsi che il fabbricante di lacrime, divenuto un vero e proprio caso mediatico, ora si appresti a diventare un film. Lo stile gotico romantico del libro ci ha affascinato con la sua poetica, i suoi personaggi complessi e gli espedienti di racconto, tra flashback e salti temporali.
Oggi il film tratto da questo splendido libro sta prendendo forma, e sarà su Netflix ad aprile 2024. Chi è Rigel nel film Netflix Fabbricante di lacrime? Ecco tutte le informazioni principali sul personaggio. Il protagonista maschile del film Fabbricante di lacrime, tratto dall'omonimo romanzo di Erin Doom, diventato un vero e proprio fenomeno letterario, è Rigel. Il personaggio è un giovane dal fascino misterioso, cresciuto in orfanotrofio. Rigel, un 17enne che da bambino è stato abbandonato dai genitori e ha trascorso tutta l'infanzia e l'adolescenza in orfanotrofio. La struttura che l'ha accolto, conosciuta come Grave, è un luogo cupo e freddo. Il giovane deve il proprio nome ad una stella della costellazione di Orione, la settima più luminosa del cielo. Nonostante il Grave non sia decisamente un bel posto in cui vivere, Rigel, il fabbricante di lacrime, è in un certo senso privilegiato. L'istitutrice, infatti, ha come una predilezione per lui e così cerca sempre di favorirlo con attenzioni speciali, facendolo sentire particolarmente amato. Il giovane ha la possibilità di studiare musica. Impara a suonare il pianoforte, passione che lo porta ad aprirsi e a lasciare da parte anche solo per un momento il suo lato più scontroso e arrabbiato, abbracciando uno stato di maggior serenità che finisce per incantare tutti. Il personaggio viene descritto come un giovane intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. Il ruolo di Rigel nel film Netflix Fabbricante di lacrime è stato assegnato a Simone Baldasseroni in arte Biondo, un giovane attore romano di 25 anni che si è fatto prima conoscere come rapper grazie ad Amici di Maria De Filippi. Biondo ha partecipato alla 17ª edizione del Talent. Ecco le anticipazioni in arrivo. Nel web è diventato famoso un bellissimo trailer. Pronti nel vederlo? Il video trailer è in italiano con sottotitoli in tutte le lingue. Via! Buona visione! Nonostante tutto, non ho mai smesso d'amare. L'ho lasciato solo perché mi ha delusa e ferita. Eccoci qua. Abbiamo visto una breve anteprima. Potete vedere tutti i video nel canale YouTube della doppiatrice e creatrice Giulia Segreti. Lei è una doppiatrice e attrice. La sua voce fa provare forti emozioni. Lei è italiana. Nei suoi video puoi anche attivare tutti i sottotitoli. Lei usa la propria voce in modo innovativo e particolare, ed è popolare sul web. È vero, non hai avuto un buon esempio, ma hai imparato a mie spese che dagli errori si impara e si diventa persone migliori. Lei apre 10 anni fa il suo canale YouTube e inizia a caricare audioletture di libri moderni e la collaborazione con la voce maschile barone Mark Kell. Realizza anche audioletture su commissione per scrittori emergenti italiani. Giulia e Barone sono una coppia anche nella vita reale. Senza di lui la maggior parte del lavoro non era possibile. Ci siamo conosciuti attraverso la grande passione per il doppiaggio e per le letture. Giulia stava cercando una voce maschile per il suo progetto e una volta sentita la voce di Barone, ha scoperto che vivevano nella stessa regione. Hanno doppiato entrambi qualche film importante e qualche film per la TV. Hanno partecipato a vari famosi programmi televisivi italiani. Giulia è un'artista Spotify. Realizza con la sua voce cover recitate in italiano. Trovate anche questi video nel suo canale YouTube. Lei è una scrittrice. I suoi libri, per il momento, sono destinati ad un pubblico di bambini con protagonista il suo cane, Pongo. Ha scritto anche una biografia e per il futuro si sta organizzando per la stesura di romanzi per adulti. Giulia ha recitato in teatro in vari spettacoli e fiere per alcuni anni. È fantastica e le piace stuzzicare con la sua voce. Io, insieme a voi, ho una lunga strada da percorrere. E mentre percorriamo insieme questa strada, altre persone si uniranno.